Ciao Run e Rospi e benvenuti a questo nuovo fantastico Draw My Child. Avrete sentito che purtroppo anche in questo video c'è Riccardo. Purtroppo e per fortuna. In ogni caso, oggi andremo a parlare di uno dei drammi che, sono sicura, abbiamo vissuto tutti indipendentemente dal sesso e dall'annata. Ora, nel senso, parla per te. E ha a che fare con la cosa più importante che abbiamo in testa. Cioè, il cervello. No, intendo i capelli, Riccardo, i capelli. Oh, è vero. Che cosa ce ne facciamo di pensieri, opinioni, ideali quando abbiamo i nostri capelli? Capiamoci, già di per sé andare dal parrucchiere è un problema, a qualunque età. Figuriamoci da piccoli in cui non si ha neanche piena voce in capitolo perché ogni nostra scelta deve prima essere vagliata e approvata dalla corte marziale genitoriale. Beh, in effetti anch'io posso confermare che è un problema quello dei capelli. Anch'io ci ho fatto un video sopra. Ma ecco uno spaccato molto significativo delle avventure dei miei capelli. Le avventure dei capelli di Frafrog. Evidentemente nella mia vita precedente devo essere stata una persona davvero spregevole. Veramente disegnato un cavallo. Nella mia esistenza attuale sono nata con dei genitori che hanno scelto per me la capigliatura a caschetto. Secondo la mia opinabilissima opinione, questo taglio è così osceno da dover essere reso illegale in ogni stato del mondo. Poi per carità c'è a chi sta bene, Soprattutto a te che stai guardando questo video, sicuramente a te starà molto bene. Ma in particolare su di me, piccola tappetta, questa particolare acconciatura aveva l'ingrata funzione di farmi sembrare un fungo. Quelli che calpesti, no? Per sbaglio. Ma poi vogliamo parlare della frangetta? Anzi, vabbè, no, non ne parliamo. No, la frangetta andava molto di moda a Palombara Sabina, Era considerata tanto di moda quanto oscena. Addirittura un mio amico mi ha detto una volta che secondo lui chi si fa l'acconciatura a frangetta è perché ha qualcosa da nascondere. Ah sì? Perché? Non lo so. Il motivo per cui mi facevo andar bene questo taglio di capelli è perché non so chi mi avesse convinto di ciò, era anche il taglio che portava Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio aveva la frangetta. I miei genitori avevano cercato di convincermi in questo. Sì, fatti la frangetta, Francesca, e ce l'ha anche Leonardo DiCaprio. Vabbè, Leonardo DiCaprio era un fico, soprattutto in Titanic quando faceva Jack Dawson, lo capivo pure io che avevo 6 anni. Ora ho capito perché non ha mai vinto l'Oscar. Quella frangetta gli è costata cara. Comunque gli anni passarono e tranne per piccole variazioni il mio caschetto rimase sempre fedelmente appiccicato al mio cuoio capelluto. E il mio desiderio di essere come gli eroi della TV non ci mise poco a svanire. Solo che io non sono mai stata il tipo da sognare di essere salvata dal principe azzurro. Io ero più dell'idea che se c'era un principe azzurro volevo essere io. Cosa? Ah, questa è sicuramente colpa di Shooter Ezio e di tutte le sue teorie gender. Shooter! Una volta appassionata al cartone Magica Doremi cercai di convincere i miei genitori a farmi fare i capelli blu come quelli di Symphony. Magari poi hai visto anche Mermaid Melody e hai cercato di farti crescere le pinne. No, ma i capelli blu erano particolarmente belli. Riuscii a ottenere ben 2 ciocche blu al centro della testa, di cui andai fierissima. Cioè avevi una linea che ti divideva a metà il cranio? Ed era blu. Wow! Blu! Wow! Capisci? A me sembrò un secolo, ma comunque, volendo essere realisti, il colore se ne andò dopo poco. Andando avanti nel tempo, comunque loro non furono gli unici personaggi ai quali mi ispirai. Relativamente alle mie passioni videoludiche, scoprii molti altri characters meritevoli della mia ammirazione, come per esempio Aku nella città incantata, Rei... Aku o Koaku? Non fare spoiler! Questo non è uno Ricca, spoiler, è uno dai. spoiler. Rei di Beyblade fu un altro di quelli, anche se vabbè, Beyblade aveva i disegni brutti, quindi non mi piacevano. Oppure il mio fidanzato, Jim Hawkins del pianeta del tesoro. E sai, Riccardo, cosa avevano in comune tutti loro? Che non esistevano? No! Che avevano il codino! Wow! Lo sai che altro ha il codino? Molti cavalli hanno il codino. Ma tu potresti dire, beh, Aku non ha il codino, invece ce l'aveva. Aveva un codone. Ma cosa? Che cos'è questo? Francesca, questa battuta fa davvero schifo. LOL! Però è vero, aveva una coda molto grande. In proporzione a... Riccardo. Quindi mi imposi contro il volere dei miei e riuscii a ottenere questo famigerato codino che mi fu appiccicato con delle extension. Le mie stravaganze in termini di capelli terminarono quando mi resi conto che per quanto potessi insistere, nessun parrucchiere sarebbe mai stato in grado di farmi somigliare a un manga giapponese né tantomeno a Goku. Anche se ci sono molte persone che con un quintale di gel magari ci riescono. Da piccola mi piaceva l'idea di sentirmi un'eroina in sella al suo skateboard volante, ma nella realtà ero semplicemente la solita ragazzina fungo. I miei capelli non erano blu come quelli di Melody, né sexy come quelli di Leonardo, né voluminosi come quelli di Rei, il mio codino non faceva la palla in fondo come quello di Jim. Ora, data la mancanza di personaggi femminili abbastanza tosti da meritare la mia ammirazione, come Ma immaginerai... come? Giovanna d'Arco!
Crudelia Demon. Crudelia Demon. Crudelia Demon aveva dei bei capelli, Lei voleva male ai cuccioli. Invece Jim del pianeta del tesoro, lui amava i Certo, cuccioli. lui amava soprattutto quello... quello tutto Alzheimer. melmoso. Psicopatico. Come immaginerete, il mio aspetto metteva le persone in confusione, lasciava tutti con la domanda latente, ma sarà un maschio o una femmina? Me lo sono domandato anch'io quando ho visto i tuoi primi video, tutorial. E questo serve soltanto a confermare tutto quello che vi sto raccontando. Dopotutto, i primi a cercare di farmi desistere da questa cosa furono proprio i miei genitori, perché, insomma, anche loro magari erano un po' imbarazzati dall'avere un figlio o figlia. I tuoi genitori erano imbarazzati? I miei mi hanno visto vestito da donna con le parrucche per fare i miei primi video. Ma questo capita a tutti i genitori di YouTuber e anche questa è una piaga di cui un giorno avremo modo di parlare per debellarla fino alla fine. Tipo con la peste o col colera. Questo è uno dei modi. E quindi un po' per questo, un po' perché crescendo ti viene inculcata l'idea di dover assolutamente sembrare ordinario e normale, col tempo preferì iniziare a condividere con gli anime più che l'aspetto fisico, diciamo, le ideologie. Quindi avresti tipo voluto uccidere mezzo mondo col tuo diario? No! No! Io penso che la razza umana sia degna di davvero esistere e avere... Che arrampichi sugli specchi! Andiamo avanti, Riccardo, non farmi sembrare un mostro come Vabbè, realmente no, sono. va È bene. importante che sareste questo lato solo di... tutti morti. Ora intendo proprio adesso, in questo istante. Io ho 22 anni e ho i capelli blu. Non tutti blu, ma un po' blu. Me li sono fatti finalmente senza dover rendere conto a nessuno. No, io ti ho dato il mio benestare per farti fare questi capelli blu. Quasi a nessuno. E sono sinceramente contenta che la cosa stia iniziando a diventare una sorta di moda. Adesso avere i capelli colorati va di moda, perché almeno io non devo più ritrovarmi a spiegare a nessuno che se ho i capelli blu non è perché sono satanista, poco seria, inaffidabile, ribelle o pazza, ma semplicemente ho i capelli blu perché... Mi piacciono le donne. No, non funziona neanche no, così. No, ho i capelli blu, Riccardo, perché mi piacciono i capelli blu. Fine. E in ogni caso penso che la cosa più importante sia che ognuno possa esprimere se stesso con i propri capelli, senza rendere conto a nessuno, senza essere per questo giudicato dagli altri e soprattutto anche se questo significa voler assomigliare a Goku. Quindi niente ragazzi, il video finisce qui, io mi sento di aver lasciato anche per oggi il mio messaggio sociale. Da cui abbiamo imparato che ora tutti quanti in descrizione dovranno scrivere messaggi incitandoti a ritornare con i capelli a fungo. No. Sì. No. Capelli a fungo, capelli a fungo. In quarta superiore ho pensato di tornare ai capelli a fungo e l'ho fatto. E da lì non mi sono mai più tagliata i capelli e questo risponde alla domanda del perché Frafraga ha i capelli così lunghi. Non tagliatevi i capelli che fa male. A fungo. Fa male a molte cose, tra cui anche agli occhi delle persone che vi guardano. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto. Vi ricordo di lasciare un commentino sotto questo video raccontandomi alcune delle vostre esperienze particolari con i vostri capelli, se ci sono state cose che vi hanno fatto soffrire particolarmente o cose che non avete mai potuto fare per andare contro il volere dei vostri genitori. Ringrazio e vi mando un buffetto affettuoso. Mettete un mi piacino. Ciao.